Buongiorno e benvenuti. Allora, sarà un video tutorial questa volta di questi orecchini che praticamente sono la metà del ciondolo, ma anche orecchini grandissimissimi di questo qui. Per chi non lo sa, non ha visto il tutorial precedente, ho realizzato sia orecchini che ciondolo dei grandissimissimi. E allora tantissimi di voi avete detto che vi piacciono anche questi a metà, e allora facciamo questi a metà, e li ho nominati proprio così, a metà, perché no? Mi piace il nome. Questi sono altre colorazioni che ho fatto. Vorrei fare altre 3 o 4 e poi unirle tipo così per farne una collana, oppure così un girocolo con tra di loro qualche perla di legno forse, che ci va bene con questo modello. E allora eccolo qua, questa volta in queste colorazioni con la napena, e quest'altro che utilizzerò questa napina verde e con la rosellina gialla. Per realizzare questi orecchini ci vogliono delle 11 e 15 da Miyuki, poi cipollotti da 4 e cipollotti da 3. Allora vi voglio dire un'altra cosa, che ho visto che riscontrate dei problemi per quel che riguarda questi cipollotti dell'ultimo giro, perché i cipollotti da 3 possono risultare più grandi, ma questo anche perché i cipollotti non hanno una misura proprio da 3, cioè ci sono più grandi, ad esempio io ho preso dei cipollotti da 4 ma avevano circa 4 e mezzo. E non solo, anche le super duo che utilizzate possono essere un problema. Se sono quelle da bondelli, sono più cicciotte, allora lo spazio diventa più stretto e non ci sta un cipollotto da 3. Allora mettete i cipollotti da 2. E io qua ho inserito quelli da 2. Ecco, allora vediamo se ho qualcun altro. Ecco, e anche in questo qua, in questo caso, siccome questi sono le super duo non di tanto, però basta quel poco che siano più spessi, allora non ci sta un cipollato da 3, inserito quelli da 2. Ecco, tutto qua. Poi qua, come vedete, qui sono quelli da 3, dipende. Il filo è da un Fairline 017, oppure come consigliavo nell'altro meglio un nylon, così diventano più rigidi. In questo caso, siccome sono a metà, possono essere, come vedete, un po', non è che deve stare proprio duro. Un orecchino è bello anche così, cioè è una cosa fatta a mano, non deve essere come un metallo, e questo è un risultato molto buono. Allora iniziamo. A realizzare questi a metà. Ecco qua. Allora le super duo io utilizzo più colorazioni, come avete visto in questo modello, e si inizia con prendere una super duo, una 11
un cipolotto, un'altra, no, una 15, scusate. Allora, super duo 11, cipolotto 15, un'altra super duo, un'altra 15, un altro cipolotto, una 11, un'altra, scusate, un'altra 11. Ops, già fatto. Allora, questa è la partenza. Mette a fuoco. Allora, una super duo, una 11 0, cipolotto 15 0, super duo 15 0, cipolotto 11 0. Questa è la partenza. E chiudiamo. Allora, da qui rientriamo nella super duo, nella 11 e nel cipolotto. Adesso prendiamo 15, la super duo dello stesso colore, un'altra 15, cipolotto 11, super duo 11. La parte sopra verrà realizzata con le 15 e la parte sotto con le 11 ed entriamo nel cipolotto. Rientriamo in tutte quante finché usciamo dal cipolotto. E adesso, come vedete, siamo parte sotto, dobbiamo prendere 11 0, super duo 11, cipolotto e adesso parte sopra 15, super duo 15 ed entriamo nello stesso cipolotto. Entriamo in tutte quante finché usciamo dal cipolotto. Tirate sempre bene. Adesso siamo parte sopra, questa volta prendiamo 5, 15 0, un cipolotto, una 11, una super duo, una 11. Entriamo nello stesso cipolotto. Entriamo nelle prime due 15, saltiamo la terza ed entriamo nelle prossime due e anche nel cipolotto. E da qui si continua adesso finché si inseriscono altre 3 super duo da parte sopra. Allora 11 super duo 11, cipolotto 15,
e adesso bisogna inserire le altre due. Ci vediamo dopo. E allora arrivati alla fine del giro, andate avanti, usciamo dalla 15 0, prendiamo altre due 15 0 e ci colleghiamo con il foro alto della super duo. Tra queste due super duo dobbiamo inserire un'altra super duo e io inserisco questo arancio neon, un'altra super duo, tra questa super duo e questa 15 che sporge di più prendiamo una 11, tirate sempre bene, un'altra 11, ci colleghiamo con la super duo foro alto, super duo e super duo. Prendiamo due 15 0, ci colleghiamo con la 15, entriamo anche nel cipolotto e anche nella 11 0. Adesso dobbiamo inserire le altre super duo, eccole qua, sempre un colore turchese, e prendiamo 3 11 e una super duo, ci colleghiamo con il foro alto, una super duo, una 11, una super duo, ci colleghiamo con l'altra e si fa finché si completa il giro. Sì? L'ultima coppia, e adesso è la singola con 3 11, e ci colleghiamo con la 11, entriamo nel cipolotto e anche nelle 3 15 0, in questo modo. Adesso prendiamo 3 15 0, ci colleghiamo con il foro alto, prendiamo una super duo, un'altra super duo e un'altra super duo. Prendiamo 3 15 ed entriamo solamente nella prima 15. Entriamo nelle due
super duo, quelle che vengono subito dopo. Entriamo in questa alta ed entriamo in tutte e tre. Scusate, allora tornate indietro perché ho sbagliato. Di una super duo. Entriamo in foro alto. Ecco, adesso è giusto. Nel foro alto e in tutte e tre. Ecco, e tirate bene in questo modo. Adesso prendiamo una, vediamo, sì, 15, una 15 e cipolotto. Questa volta è un cipolotto da 2. Entriamo in tutte le perline girate in questo modo. 2 11 e adesso dobbiamo inserire i cipolotti. E si fa per tutto il giro. Ed ecco, alla fine del giro prendiamo le 2 11, ci colleghiamo con le altre, andiamo avanti finché usciamo dalle 15 e qui prendiamo, allora sì, e qui prendiamo, no scusate, il cipolotto e una 15 e ci colleghiamo con questo gruppo. E adesso dobbiamo inserire qui il cipolotto, potete inserire anche una perla da 4, io metto questo cipolotto da 3 e allora si va avanti finché si esce dall'ultima super duo, entriamo in questa foro alto e da qui bisogna salire nel foro alto di questa super duo. Prendiamo 2 15, il cipollotto e altre 2 15, ci colleghiamo con quest'altra super duo ecco qua, andiamo avanti e non ci rimane che inserire la rosellina passiamo queste perline per arrivare
e qua dobbiamo arrivare. Allora li vogliamo, allora verrà così, li facciamo speculari. Allora la rosellina verrà inserita qui tra queste due super duo, tra queste due super duo. Andiamo nel foro alto, prendiamo la rosellina, eccola qua, così. E adesso bisogna attaccare la nappina e la monachella. Ed eccoli finiti, mi piacciono tantissimo e li ho realizzati diversi tra di loro, mi piacciono così e aspetto le vostre idee di come realizzarli sia nei colori che per abbellirli. E allora questi sono a metà e ci vediamo presto, ciao.